Salvo clamorosi colpi di scena, Marcus Thuram non ci sarà nella finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan. L'attaccante francese era stato sostituito all'intervallo di Inter-Atalanta in semifinale e si è sottoposto poi nella giornata di ieri a degli accertamenti in Arabia Saudita che, come leggiamo dal sito ufficiale nerazzurro, hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Il passaggio finale è quello che ci rassicura, perché viene anche scritto la sua situazione sarà rivalutata nella giornata di domani, cioè oggi, alla vigilia della partita, per cui niente di grave per fortuna per Marcus Thuram, tant'è che anche Simone Inzaghi in conferenza stampa questa mattina ha detto che proverà di nuovo Thuram nella giornata di oggi, proprio a poco più di 24 ore dalla partita, per capire se potrà esserci oppure no. Quindi Inzaghi stesso non ha escluso a priori del tutto la possibilità che Thuram possa giocare contro il Milan in finale. Allo stesso tempo però ha ricordato anche che ci sono tanti impegni ravvicinati che ci aspettano al rientro in Italia, con 6 partite in 18 giorni, uno dei periodi più intensi della stagione tra gennaio e febbraio, con l'Inter impegnata su tutti i fronti, per cui la logica fa pensare che se ci sarà anche il minimo dubbio di poter creare un danno più preoccupante, ecco, ad un giocatore importantissimo come Thuram, immagino che si deciderà per risparmiarlo e quindi per evitare che giochi contro il Milan, evitando quindi ulteriori rischi che possa saltare poi altre partite. Lo sapremo però con certezza soltanto nelle prossime ore, mentre Inzaghi quindi sta valutando a questo punto una possibile scelta a sorpresa, ma ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, in cui in pochi minuti condensiamo tutte le notizie principali del momento, con le ultime sul derby di Supercoppa italiana e anche un aggiornamento di mercato. Ben ritrovati allora, amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, e fate anche un salto su sportixmarket.com, il gioco completamente gratuito in cui si vincono premi reali con le fantazioni delle squadre. Vi basta andare nella sezione del mercato, dove potete trovare le fanta azioni delle squadre su cui volete investire e poi costruire il vostro portafoglio, che trovate nella sezione portfolio, appunto. In base poi a quelli che sono i risultati delle squadre che avete in portafoglio, le fanta azioni di ogni squadra aumentano o perdono di valore, e questo poi fa aumentare o diminuire il valore del vostro portafoglio, con cui potete scalare quella che poi è la classifica generale e vincere dei premi reali ogni mese e grandi premi poi a fine stagione. Quindi Sport Exchange Market è un gioco completamente gratis, potete trovare il link in descrizione per iscrivervi e potete sfidare poi anche noi di Passione Inter, quindi vi aspettiamo lì, mi raccomando. Parlando però della finale di Supercoppa italiana, la quarta finale consecutiva per l'Inter, che ha vinto le ultime 3, vuole vincere la quarta come nessun altro è mai riuscito a fare, una finale che garantisce all'Inter già 5 milioni di euro solo per esserci arrivata. In caso di vittoria sarebbero 8 milioni, che sicuramente fanno molto molto comodo, ma al di là di questo c'è il prestigio di un trofeo su cui l'Inter vuole continuare a puntare, l'Inter vuole continuare ad aprire la bacheca per raggiungere trofei. Inzaghi in conferenza stampa non ha dato grandissimi spunti, trovate la conferenza stampa sul nostro sito passioninter.com. L'unica cosa da sottolineare, secondo me, un messaggio ancora molto forte di vicinanza e soprattutto di fiducia nei confronti di Lautaro Martinez, che è molto discusso in queste ore, soprattutto dopo l'ultima sfida contro l'Atalanta in semifinale, con le varie occasioni da gol sbagliate da Lautaro che era proprio accanto a Inzaghi in conferenza e ha fatto un po' sorridere un passaggio della conferenza dove proprio all'inizio viene passata la parola a Lautaro, prima domanda di questa conferenza stampa. Inzaghi si prepara a rispondere e è caduto qualcosa in sala stampa, si è rotto qualcosa probabilmente, quindi improvvisamente si sono un pochino tutti spaventati e per qualche secondo si è fermata la conferenza con un po' di imbarazzo, e un po' tutti lo abbiamo pensato, visto che è stato scritto anche nei commenti della conferenza. È un momento un po' sfortunato per Lautaro Martinez, però questo è ovviamente uno scherzo e una battuta. Però lo stesso Lautaro Martinez in conferenza ha ammesso che sta vivendo il suo periodo peggiore dal punto di vista realizzativo, soprattutto visto che stanno mancando i gol. Devo dire però che ho visto, almeno io in conferenza stampa, Lautaro Martinez mi è sembrato piuttosto sereno e ha detto che lui si sta sentendo meglio, soprattutto dal punto di vista fisico. Anche i dati in realtà lo testimoniano, al netto poi, come detto, delle tante occasioni da gol sbagliate anche in semifinale, che sicuramente però pesano quando andiamo a giudicare la prestazione del capitano. E devo dire, soprattutto se non ci sarà Thuram
come sembra probabile a questo punto, il ruolo di Lautaro e la precisione sotto porta di Lautaro Martinez soprattutto diventano ancora più centrali, ancora più importanti. Tra l'altro poi ne parliamo tra poco nella parte tattica e dipenderà questo molto anche dal partner d'attacco. A tal proposito parliamo delle probabili formazioni di questa sfida. Vi leggo velocemente quella del Milan, su cui poi torniamo a parte. Il Milan con Maignan, Emerson, Royal, Tomori, Ciao, Teo Hernandez, Musa, Fofana, Reinders in mezzo in questo 4-3-3 con Pulisic, Morata e Jimenez in attacco, visto che Rafa Leao sembra ancora non al meglio, dovrebbe partire dalla panchina. C'è un possibile ballottaggio anche con Bennacer. Diversi giocatori come Loftus-Cheek anche per il Milan sono al rientro dopo i vari infortuni, quasi al completo, quindi il Milan, anche se diversi giocatori non sono al meglio, questo dovrebbe essere, almeno per il momento, sembra il 4-3-3 iniziale. Nell'Inter invece scelte praticamente fatte tra difesa e centrocampo, con Sommer e il terzetto Bissek, De Vrij e Bastoni che sta dando sempre più garanzie lì davanti e sta facendo sempre molto bene. Dumfries ovviamente confermatissimo dopo aver deciso la semifinale con l'Atalanta, con Di Marco dall'altra parte, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan lì in mezzo, quel terzetto per Inzaghi non si tocca, soprattutto in questi appuntamenti. In attacco Lautaro Martinez praticamente certo del posto, accanto a lui c'è un Taremi che è entrato molto bene secondo me nella semifinale di Supercoppa, anche se ancora un pochino troppo timido in fase di finalizzazione, ancora alla ricerca del primo gol su azione con la maglia dell'Inter. Un Taremi che però in queste ore viene insidiato da Correa, quindi occhio a questa possibile sorpresa, perché Correa viene visto molto bene dallo staff tecnico di Inzaghi, sembra abbia dato delle risposte importanti anche dal punto di vista fisico, oltre che mentale, motivazionale, oltre che tattico poi, perché adesso ne parliamo, quindi attenzione alla possibile sorpresa Correa, anche se al momento mettiamo Taremi davanti. Con Correa sarebbe diciamo scontato chiaramente un Lautaro Martinez più centrale in attacco, più avanzato, ma in generale ci aspettiamo forse un attacco con Correa Lautaro che potrebbe essere un po' più mobile, a dare meno riferimenti ai loro difensori che spesso vanno a marcare a uomo, quindi questo potrebbe favorire molto gli inserimenti per chi arriva da dietro. Con Taremi, per logica, dovrebbe essere ancora una volta Lautaro chiaramente ad andare più in avanti, ma ricordiamoci che spesso Taremi ha giocato anche come riferimento centrale nel Porto più alla Dzeko, quindi potrebbe essere una possibilità anche quella di vedere sempre Lautaro nella stessa zona di campo con un Taremi invece un pochino più avanzato a fare il Thuram con caratteristiche differenti. Detto che senza Thuram l'Inter perde tantissimo in profondità, nella velocità, nell'andare ad attaccare alle spalle gli attaccanti, e Taremi forse ecco, non è proprio un fulmine da questo punto di vista. Attaccare alle spalle i difensori chiaramente, non gli attaccanti del Milan. In generale comunque vi do anche uno spunto tattico a questo punto sulla partita, sul Milan di Conceição. Sono andato ad analizzarmi, ho rivisto con calma la sfida contro la Juventus, una sfida in cui la Juve aveva quasi in controllo la gara e poi il Milan è venuto fuori soprattutto alla fine sfruttando bene anche gli episodi. Questo lo dice lunga su un Milan che con Conceição non ha cambiato molto rispetto a Fonseca, visto che è arrivato da pochissimi giorni, ha avuto pochissimo tempo per lavorare sicuramente, però ecco Conceição ha sottolineato ecco, il fatto che diversi giocatori rientrano dall'infortunio e non sono al meglio, in più ha detto anche abbiamo avuto un giorno in meno di riposo rispetto all'Inter, questo è vero, ma l'Inter secondo me ha avuto una partita molto più dispendiosa in termini proprio di battaglia che c'è stata, visto che l'Atalanta ha picchiato molto ed è stata una gara molto più fisica secondo me rispetto alla semifinale tra Juventus e Milan, ma a parte questo è un Conceição che quindi ci fa vedere che ha portato un animo anche più battagliero, più forse sembra aver riacceso già subito un po' il chip della battaglia a questo Milan, più aggressivo, parte da un 4-3-3 di base che è molto molto stretto, sono molto a protezione del centrocampo e della parte centrale del campo, soprattutto davanti alla difesa. Quando riconquistano palla poi sono molto verticali, cercano di sfruttare anche gli esterni nell'uno contro uno, ma sono subito molto molto verticali. Cercano anche, di rendere sporca la partita, una squadra piuttosto ruvida, ma soprattutto una squadra che rispecchia un po' le caratteristiche dell'allenatore, che non vuole mollare mai fino alla fine, e questa rimonta sulla Juventus lo testimonia. Una partita dove davvero la Juventus sembrava, assolutamente in controllo. Dall'altro lato che cosa soffrono, secondo quello che ho, studiato io? Contro le difese a 4 molto spesso l'Inter ha la meglio sfruttando l'ampiezza, soprattutto, in particolar modo un 4-3-3 così stretto, così compatto come quello di Conceição che abbiamo visto l'altra sera, rischia di soffrire soprattutto l'ampiezza ovviamente, e se facciamo bene la costruzione a sinistra con Dumfries che va a chiudere a destra, ancora una volta secondo me l'olandese può essere decisivo come lo è stato in semifinale.
Soprattutto però secondo me l'Inter deve andare a giocare con coraggio per creare superiorità numerica rispetto ai loro 4 difensori, cioè loro avranno 4 difensori piuttosto in linea, molto compatti, dovremo cercare di alzare tanti uomini per creare tanti duelli al limite dell'area di rigore, cosa che l'Inter fa molto spesso. Quindi quando abbiamo la costruzione, gestiamo la palla nella metà campo loro avversari, dobbiamo portare 4 uomini, se non 5, sulla loro linea dei difensori per creare dei duelli e in quel modo lì l'Inter fa sempre male e a maggior ragione lo può fare a questa squadra. Quindi spesso quel movimento che anche l'anno scorso è stato decisivo con Di Marco che dalla sinistra si va ad aggiungere a Lautaro Martinez, poi Dumfries e spesso addirittura Bastoni che si alzano a comporre la linea 4 o Mkhitaryan che si alza nei 4 davanti e a quel punto c'è un Taremi a rimorchio o un Barella in arrivo da dietro che possono fare male con i loro inserimenti perché possono essere letti in maniera difficoltosa. Soprattutto però una cosa che mi è balzata all'occhio guardando la partita con la Juventus è questa situazione qua da cui tra l'altro, questo screenshot che ho preso, è anche quello del gol di Kenan Yildiz, dove c'è anche un errore di Theo Hernandez, ma in generale, ho visto il Milan soffrire spesso questa situazione in cui in questo caso è Bangula, ma spesso in alcuni casi l'ha fatto anche Vlahovic, soprattutto Yildiz, comunque dall'attacco vengono indietro, quindi si spostano nella zona tra centrocampo e difesa del Milan, attraggono il movimento di uno dei difensori, in questo caso Emerson Royal che ha seguito malissimo Bangula appunto, che poi ha trovato la verticale nello spazio tra centrale e terzino Theo Hernandez per imbucare Yildiz. Poi Theo Hernandez è intervenuto molto male, poteva fare sicuramente meglio, ma questa situazione col giocatore che viene incontro e poi prova l'imbucata tra difensore centrale e terzino ha creato veramente tanti problemi al Milan ed è una situazione su cui l'Inter può sicuramente andare a far male. In questo senso quindi occhio anche agli inserimenti di Barella e Mkhitaryan, soprattutto di Dumfries secondo me che può essere innescato sulla corsa nel duello con Theo Hernandez, che sarà ancora una delle chiavi principali di questa partita. Potrebbe essere però dal mio punto di vista molto anche una partita alla Frattesi, da Frattesi che però partirà nuovamente dalla panchina, un Frattesi che in questo momento sembra scavalcato anche da Zielinski nella gerarchia di centrocampo. In questi giorni ci sono sempre più voci su un Frattesi che vorrebbe lasciare l'Inter, con la gente che sta fomentando molto queste voci a livello mediatico. A inizio settimana nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club ne abbiamo parlato con i nostri abbonati e vedo che adesso stanno girando tante conferme rispetto alle notizie che vi avevo riportato nel nostro club di Passione Inter. Qual era il punto che vi avevo portato qualche giorno fa? Che l'Inter a gennaio non vuole far partire Frattesi, in generale l'Inter a gennaio non vuole toccare nulla di questa rosa, possibilmente vuole rimanere così com'è, a meno che non sia proprio il giocatore a rompere i rapporti, andare alla rottura totale, ma a quel punto l'Inter, da quello che abbiamo capito, per Frattesi chiede 50 milioni di euro per valutare una possibile cessione in questo mercato di gennaio, quindi una cifra molto molto alta, per cui l'idea è di non cedere Frattesi, tantomeno in cambio di un Pellegrini che a Roma sta avendo tante difficoltà, che ad Inzaghi piace, ma è fuori da quei parametri che anche Marotta pochi giorni fa ha indicato e ricordato per il mercato dell'Inter. Per cui se ne riparla eventualmente in estate, di un'eventuale cessione di Frattesi, un'eventuale cessione che porterebbe dei soldi che l'Inter vorrebbe reinvestire su altri profili, non pensando a degli scambi. Altri profili che possono essere Nico Pass, che piace tantissimo, ve ne ho già parlato qualche settimana fa, anche Ricci del Torino, da quello che mi è stato detto va tenuto d'occhio, anche se c'è il Milan rinnovato, ma è un rinnovo che potrebbe comunque portare alla cessione e l'Inter lo sta sicuramente seguendo ancora. C'è sempre Bernabé del Parma, anche se oggi sembra un pochino più indietro, ma comunque profili, come capite, differenti a livello sia di investimento che di potenziale di valorizzabile, ecco, passatemi questo termine. Di mercato però poi ne riparleremo nella diretta delle 19:30 che torna questa sera alla vigilia della finale di Supercoppa che speriamo possa darci una bella spinta con cui vogliamo raggiungere anche le 9 Supercoppe della Juventus, la quarta di fila, porterebbe Inzaghi a raggiungere i 7 trofei con l'Inter, un traguardo molto molto importante e ne parleremo poi anche nel nostro club di Passione Inter su www.passioneinter.club, quindi vi aspetto lì con la nostra community, ricordandovi che c'è anche una grande novità da questa settimana, se volete testare il club, capire che cos'è il club di Passione Inter, c'è la possibilità di abbonarsi
abbonarsi anche mensilmente, quindi abbonamento di un mese in cui provate il club, vedete se vi piace la nostra community, ma sono sicuro che vi piace, visto che il tasso di rinnovo degli abbonamenti di chi entra a far parte del club è praticamente quasi del 100%. Chiunque entra nel club poi ci rimane, quindi vi aspetto su passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.